Sì e no. Cosa c'è di più semplice di queste due parole? Ti piace la pizza? Sì. Ti piace la pizza? No. Basta, non c'è nient'altro da dire. Forse però non è così. Pensate che la grande grammatica italiana di consultazione, questo è il 3° volume, dedica non una, non due, ma 45 pagine a queste due parole. Per questo video ho selezionato quelli che mi sembrano gli usi più comuni e più utili di sì e di no per chi sta imparando l'italiano. Spero che tutti possiate trovare qualcosa di utile. La prima cosa di cui voglio parlare è il caso in cui sì o no dipendono da un verbo. Mi riferisco a verbi come dire o rispondere, che usiamo per riportare le parole di qualcun altro, oppure a verbi che usiamo per esprimere un'opinione, come credere, pensare, sembrare. È molto importante ricordarsi che si usa la preposizione di. Prendiamo il verbo dire. Se mi chiedi che cosa ha detto Luca, viene anche lui? Io posso rispondere ha detto di sì. Quindi molto importante quella preposizione di e non si può dire ha detto che sì. Quando non siamo sicuri al 100% di qualcosa, possiamo usare verbi come credere, sembrare o pensare. Se mi chiedi è già chiuso il supermercato, posso rispondere penso di sì o credo di no, mi sembra di no. Quindi anche in questo caso si usa la preposizione di. Una cosa interessante da notare per quanto riguarda le risposte negative in questo caso, quindi penso di no, credo di no, mi sembra di no, è che c'è un'alternativa. Possiamo anche dire non credo, non penso, non mi sembra. Il significato è lo stesso. Passiamo alla costruzione sì che, no che non. Se mi dici ma come? Non ti piace Celentano? Io ti risponderò sì che mi piace. Oppure non sei ancora andato al supermercato? Sì che ci sono andato. Si usa quindi questa costruzione per enfatizzare la risposta e anche in un certo senso per contrastare quello che tu pensi. Cioè tu pensi che non mi piaccia Celentano e io ti rispondo sì che mi piace. Facciamo un esempio con no che non. Mettiamo che io debba dare una brutta notizia a qualcuno e tu mi chiedi gliel'hai già detto? Io ti potrei rispondere no che non gliel'ho detto, ho paura che ci rimanga male. E questa costruzione, soprattutto quella affermativa, sì che, si può usare anche in quest'altro modo. Supponiamo che io mi trovi in libreria, guardo diversi libri e dico questo non mi interessa, questo non mi interessa, questo non mi interessa, poi finalmente ne trovo uno interessante, posso dire questo sì che è interessante. Oppure se la mattina aprendo la mia casella di posta trovassi un'email di un'amica che non sento da tanto tempo, potrei dire questa sì che è una bella sorpresa. Non significa che tutte le altre email siano noiose, ma questa email mi fa particolarmente piacere. In questi due esempi ho usato questo e questa, ma potrei usare anche il nome di una persona o un pronome. Per esempio potrei dire Giulia sì che è intelligente. Oppure, se parlassi direttamente con Giulia, potrei dirle tu sì che sei intelligente. Anche qui è un po' sottinteso non come qualcun altro. Oppure potrei dire, riferendomi a una città o a un paese, qui sì che gli ospedali funzionano bene. E anche qui sottointendo che magari in un'altra città o in un altro paese non funzionano così bene, funzionano meno bene. Passiamo adesso a una serie di casi in cui sì o no si uniscono a un altro elemento. Sono simpatici Paolo e Francesca? Lei sì, lui no. Oppure mettiamo che un genitore dice ai suoi 2 bambini che uno può uscire e l'altro non può uscire. Il bambino che non può uscire chiederà ma perché lui sì e io no? Naturalmente bisogna fare attenzione a quali pronomi usiamo.
In quest'ultimo esempio, ma perché lui sì e io no, ho usato pronomi soggetto, perché sì e no praticamente sostituiscono una frase. E quindi quella frase significa ma perché lui può uscire e io non posso uscire. In altri casi invece useremo pronomi complemento. Se sempre quello stesso genitore che fa differenze fra i due figli dà un cioccolatino a uno dei due e non lo dà all'altro. Il bambino che non riceve il cioccolatino in questo caso chiederà ma perché a lui sì e a me no? La preposizione è molto importante e bisogna mantenerla. In questo caso era la preposizione a. Un esempio con una preposizione diversa e magari usiamo i nomi invece dei pronomi, tanto per cambiare. Ti fidi di Paolo e Francesca? Di Francesca sì, di Paolo no. Oltre a queste frasi con nomi o pronomi, sono molto comuni le frasi in cui sì o no seguono un avverbio. Vuoi uscire? Adesso no, magari dopo. Oppure, che cosa dicono le previsioni del tempo? Pioverà? Oggi no, forse domani. In tutte queste frasi l'ordine di queste due parole, anche se sono frasi molto brevi, lui sì, oggi no, l'ordine è molto importante. Prima si mette l'altro elemento, quindi che sia un nome, un pronome, un avverbio. Prima si mette quello e poi si mette sì o no. Sempre in questa categoria è molto comune anche l'espressione e invece no, oppure e invece sì, forse un po' meno comune, non lo so, ma mi viene in mente una canzone di Edoardo Bennato, fra l'altro era il rifacimento, se non sbaglio, di una canzone americana, ma non importa, il testo in italiano diceva come sarebbe bello se, e poi elencava una serie di cose, fra l'altro usando sempre il congiuntivo imperfetto, quindi utile anche per ripassare quello. Quindi come sarebbe bello se, e poi il ritornello diceva e invece no. Il significato è sarebbe bello se tutte quelle cose fossero vere, ma purtroppo non lo sono. Passiamo all'espressione perché no, anche questa molto comune. E qui mi vengono in mente due usi. Il primo, quando qualcuno suggerisce qualcosa e ci sembra una buona idea. Prendiamo un caffè? Perché no? Il secondo invece viene illustrato bene da questa vecchia canzone di Enzo Jannacci che diceva vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Quindi un no definitivo, quando non vogliamo dare spiegazioni del nostro rifiuto. Sì e no non si usano solo nelle risposte alle domande, ma si possono usare anche all'interno di una frase come in questo esempio. È molto manicheo dire che all'estero tutto va bene e in Italia no. Quest'ultima parte della frase, e in Italia no, praticamente significa il contrario di quello che viene prima. Quindi questa frase significa è molto manicheo dire che all'estero tutto va bene e in Italia tutto va male. Allo stesso modo si può usare sì, ma naturalmente la prima parte della frase deve essere negativa. Di giorno non si può uscire, ma la sera sì. L'espressione ma anche no si usa per rifiutare qualcosa, una proposta, un invito. Usciamo stasera, ma anche no. In teoria dovrebbe esprimere un rifiuto attenuato, un rifiuto educato, come quando usiamo il condizionale in frasi come potresti anche dirmelo. Ma in realtà si usa questa espressione ma anche no in maniera un po' ironica e significa assolutamente no. In maniera simile si usa l'espressione ma anche basta, che si usa quando siamo veramente stanchi di qualcosa. Queste due espressioni, ma anche no, ma anche basta, mi sembrano abbastanza nuove. Non sono sicuro al 100%, magari qualcuno mi dice non è vero, esistevano già 50 anni fa. Non lo so con certezza, ma sono espressioni che sinceramente io non usavo quando ero giovane e sono però espressioni che negli ultimi anni sento molto spesso. Per l'espressione sì e no mi vengono in mente due significati. Il primo è molto letterale. Mettiamo che hai fatto un esame all'università e hai preso 25. Per chi non conoscesse bene il sistema universitario italiano, 25 è un voto medio.
il minimo per passare un esame è 18 e il massimo è 30. Quindi 25 è un voto medio e io ti chiedo: sei contenta? E tu mi dici sì e no, perché sei contenta per un motivo, magari perché odiavi quell'esame, ma non sei contenta perché non hai preso un voto molto alto. Il secondo significato è più o meno, all'incirca. Se c'è stata una manifestazione, per esempio, e ti chiedo: c'erano molte persone? Mi puoi dire: ma ci saranno state sì e no 50 persone. Significa ci saranno state più o meno circa 50 persone. Secondo me sì e no in questo caso però aggiunge anche un altro significato, perché se mi dici ci saranno state sì e no 50 persone, secondo me stai anche suggerendo che c'erano poche persone. Mettiamo che alla manifestazione invece ci fossero un sacco di persone, non lo so, 100.000 persone, probabilmente io non direi ci saranno state sì e no 100.000 persone, ma direi ci saranno state circa 100.000 persone o più o meno 100.000 persone. Quindi secondo me sì e no in questo caso significa più o meno, ma aggiunge anche l'idea che il numero è più basso di quello che ci aspettavamo. Abbiamo visto diversi usi di sì e no e finora ovviamente li abbiamo sempre tenuti separati perché sono uno l'opposto dell'altro, ma per l'ultima espressione del video li vogliamo fondere insieme e creare una nuova parola, ni. Ni è una parola, un'espressione scherzosa che significa che non è completamente no, ma non è neanche sì, è appunto a metà strada. C'è un sito, fra l'altro un sito molto bello, di cinema, che forse molti conosceranno, si chiama mymovies.it. E per ogni film il sito ci dice se quel film è consigliato oppure no. Vi faccio vedere alcuni esempi, mi sono segnato ovviamente alcuni film, li ho già cercati. Cerchiamo per esempio La banda degli onesti. La banda degli onesti, che è un film con Totò e Peppino De Filippo, e qua c'è il giudizio, vediamo che ci dice assolutamente sì. Cerchiamo adesso un altro film, sempre con Totò, che si chiama I Tartassati. Ovviamente i film me li sono preparati prima. E vediamo che ci dice consigliato sì. Cambiamo genere e andiamo a vedere un film, anche questo ovviamente me lo sono preparato prima, che si chiama La fidanzata di papà. Eccolo qui, un film che non ho visto, ma vediamo che giudizio ci dà e ci dice consigliato no. Ma andiamo a vedere, torniamo invece a Totò e vediamo Le motorizzate, un altro film degli anni 60, Le motorizzate, e vediamo che ci dice questa volta consigliato ni. Quindi siamo a metà strada fra il no e il sì. Quindi questo ci fa vedere che l'espressione ni non solo esiste, ma viene anche usata. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e se non sei già iscritto, puoi iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!